Salve a tutti ragazzi e bentornati da Fabrizio Teghesi. Finalmente ragazzi ho ricevuto le tanto attese scocche della mia Kyosho MP10 TKI2. Quindi quale migliore occasione per farvi vedere come realizzo il taglio e l'adesivatura e il rinforzo della mia scocca da gara, in questo caso della nuovissima realizzazione fatta per MP10 TKI2. Quindi tanto vediamo come ha operato il buon Max Airbrush. Credo che ci sia pochissimo da dire, è veramente bella. E a questo punto ragazzi, forbici e cominciamo a lavorare. Quali sono le attrezzature di cui avremo bisogno? Uno svasatore. Io uso questo qua della Udi perché come vedete è segnato il diametro del foro che si sta andando a realizzare. Un cutter da modellismo e le classiche forbici dall'Exan. Nel mio caso sono brandizzate Kyosho, ma sono praticamente quasi tutte uguali. Quindi prima cosa che vado a fare, vado a sgrossare il taglio della scocca levando tutti i laterali. Quindi cominciamo. Ecco fatto. Il primo taglio è un taglio molto grossolano, chiaramente andiamo soltanto a rimuovere la parte diciamo piatta che sicuramente non ci servirà, e successivamente opero in due modi. Allora, quando è una scocca che ho già fatto in precedenza, per esempio con le MP10, avevo una scocca matrice che l'appoggiavo sopra incastrandola, andavo a segnare tutti i tagli come l'avevo già fatto e sapevo che funzionava bene, e andavo a ritagliare seguendo le linee dal taglio della matrice che avevo fatto. In questo caso è la prima volta che faccio una scocca ovviamente MP10 TKI2, quindi in questo caso come opero? Andrò a fare un taglio seguendo perfettamente le linee che hanno stampato sulla scocca, quindi che ha fatto Kyosho e come prevedano loro di tagliare la scocca, e successivamente con la macchina andrò piano piano a fare le varie modifiche per adattarla al meglio possibile. La testerò in pista e successivamente creerò la prima matrice dalla quale poi andrò a tagliare tutte le scocche MP10 TKI2. Quindi procediamo al taglio seguendo le linee della scocca. Quindi partiamo da qua. Usate la forbice in base alle curve che dovete fare nei due versi. Quindi quando vi serve di fare una curva esterna usate questo verso, quando vi serve di fare una curva interna usate quest'altro verso. Dalla parte opposta ovviamente sarà tutto rovesciato. Se la scocca è trasparente vedrete molto bene le linee di taglio, le vedrete ben definite e non avrete assolutamente problemi a seguirle. Se la scocca, come in questo caso, è già colorata, vi consiglio di avere una luce diretta che vi punta sopra la scocca, in modo che le linee vengano risaltate e le riuscite a vedere, altrimenti vi resterà davvero difficile riuscire a trovare nuovamente le linee.
Ok, il contorno è fatto. Se avete delle linee che non vi sono venute bene, non vi preoccupate, perché dopo ci sarà un lungo ed estenuante lavoro di Dremel per andare a ottimizzare tutte le parti tonde ed evitare che la scocca si rompa, ecco. Quindi a questo punto dobbiamo fare lo scasso per il serbatoio e, ripeto, seguiremo le loro misure momentaneamente. Come faccio? Io di solito faccio un foro più grande possibile ed in seguito vado ad allargarlo. Questa è la loro linea. In realtà io poi farò qui sicuramente dritto da qua, taglierò così, verrò in qua, scenderò giù così e taglierò qua in questa maniera circa. Vedrete poi questo qui è una cosa perché va in base alla grandezza della pistola che ci entri agevolmente. Mentre il motore vi consiglio di andare molto più stretti di quello che dicono loro, e in seguito lo farete via via presentando la scocca sul modello. Così è chiarissimo che non ci passi il motore, però ripeto, è meglio agire in questo modo. Per i fori della scocca, invece di ancoraggio della scocca, io faccio, seguendo i loro fori prefatti, li allargo fino circa a 7 mm. Ok, vedete? 7 mm. Quello dell'antenna attendo a farlo, e a questo punto metto a posto tutta questa roba, meno le forbici e il cutter, e vado a prendere il Dremel e a spirare qua sopra. Ecco il Dremel, ecco anche gli attrezzini che ci serviranno. Quindi allargo leggermente questo foro in modo da far passare in modo agevole il fresino. Allora, in questo caso dovremmo andare ad asolare sia verso la parte anteriore che verso la parte posteriore leggermente questo foro, e la stessa cosa la faremo su quello posteriore. Poi, una volta presentato sopra la macchina, vedremo come regolarci di conseguenza, se allungare o accorciare e in che verso. Ok, a questo punto a me questa scalettatura non mi è mai piaciuta, e quindi andiamo a fare un qualcosa di questo tipo. Cioè io vado a fare un qualcosa di questo tipo, molto più simile il codone da motocross. Ecco fatto. Prendendo il punto di partenza, stessa cosa la facciamo anche da questo lato. Ok, adesso è praticamente uguale. A questo punto andiamo a rifinire questo punto
Ok, a questo punto andiamo a prendere la nostra macchina e proviamo a vedere di sistemare la parte motore. Ok, dobbiamo allargare praticamente ovunque e useremo il Dremel per fare prima. Non preoccupatevi inizialmente della precisione del taglio, tanto poi comunque rifiniremo tutto. Ok, a questo punto possiamo piegare l'antenna in modo anomalo per vedere dove cascano le colonnine e ok, qua bisogna allargare e qua bisogna allargare e anche di qua, quindi praticamente qua la puntina, qua e qua. Nel contempo facciamo il foro dell'antenna piccolissimo in modo che ci accorgiamo di dove siamo posizionati. Ok, quindi abbiamo fatto i segni dove dobbiamo tagliare. Se usate un pennarello va bene lo stesso. Ok, come avete visto sono andato molto più cauto, cercare di fare i bordi più tondeggianti possibile e il foro del motore dovrebbe essere quasi a posto. Vedrete che ci saranno pochissimi ritocchi da fare e saremo già ad un buon livello. Se per estetica, anche se non tocca, volete tagliare un po' anche qua, lo potete fare, cioè della serie così, e poi andremo a lisciarlo. Perfetto, andiamo a provarlo. Allora, qui il buco dell'antenna va bene, qua ci siamo e nel motore siamo ancora un po' stretti da questo lato. Perfetto. In più mi sono accorto anche che qua va tagliata un capello di più, quindi vediamo un po' di mettere in pratica tutte le cose che abbiamo visto. Ok, qua abbiamo detto che siamo stretti. Allarghiamo a questo punto il foro. E proviamo nuovamente.
Ok, ci siamo. A questo punto anche sul motore siamo messi abbastanza bene. Sul davanti siamo messi abbastanza bene. Possiamo andare a prendere la misura della marmitta che si trova circa qua. E inizialmente fargli, io almeno pratico un foro molto grande. Ci abbiamo preso abbastanza, vediamo un po'. Allora, togliamo nuovamente la scocca, togliamo le clips e fissiamola per la prima volta sopra il modello. Ok, ricordatevi che quando è sopra il modello la scocca deve essere libera di muoversi avanti e indietro liberamente. In questo caso vedete è la marmitta il problema. E guardate come ho forato praticamente casualmente. Io dovrò andare ad allargarla sulla parte anteriore e sulla parte superiore, quindi praticamente in questo verso. Chiaramente per fare una cosa omogenea l'allargherò seguendo una forma. Ok, allora adesso non si muove avanti e indietro, o comunque lo fa di poco, perché bisogna isolare questo verso il posteriore e poi saremo praticamente a posto. Manca soltanto il foro del serbatoio. Adesso dovremmo davvero esserci. Chiaramente la macchina è tutta da soffiare e anche la scocca sarà da lavare. Perfetto, vedete adesso si muove, è tutto in posizione, tocca bene da tutte le parti. E quindi ragazzi, le mie raccomandazioni, per esempio adesso cosa farò? Andrò a allargare ancora qua perché è troppo vicino. Più fate le cose larghe e più che avrete meno crettature sulla scocca quando poi la utilizzate. Quindi adesso vado ad allargare qua e comincio a definire questa forma. Vedete, devo venire tantissimo indietro qua per poter infilare agevolmente una pistola, ma tantissimo. Quindi in pratica dovrò fare un qualcosa di questo tipo. Ok. Ok, ora ci siamo davvero quasi. Ok, a questo punto la proviamo per l'ultima volta, dopodiché andremo a lavarla e procederemo con la pellicolatura interna e l'adesivatura. Perfetto, qui adesso abbiamo spazio a sufficienza. Se ci fosse da allargare lo faremo in pista la prima volta che ci capita di usare la pistola, quando facciamo le prove per la finale. Quindi lavaggio, soffiatura e ci vediamo tra poco. Quindi ci siamo ragazzi, abbiamo lavato la scocca e l'abbiamo asciugata. A questo punto cosa dobbiamo fare? Molto semplice, prendere un rotolino di nastro FT Tech BT01 che è un nastro finissimo, l'ho già presentato in occasione dell'argomento scocca sulla Kyosho MP9 TKI4 V2 RTR.
ma chiaramente magari molti della competizione non hanno visto quel video. In ogni modo questo è un prodotto molto apprezzato dai tanti che lo hanno provato, anche a livello molto alto, ci sono tantissimi expert italiani che utilizzano questo prodotto. È un alluminio finissimo, quindi poco pesante, ed è rinforzato non da corda come nei classici nastri americani e quant'altro, ma da fibra di vetro, quindi fa acquisire alla scocca molta solidità e soprattutto previene il fatto che si possa graffiare dall'interno, che è poi dove è stata appunto verniciata, durante chiaramente il normale utilizzo. Quindi cosa vado a fare io? Vado a ricoprire l'interno nei punti diciamo importanti, vado a ricoprire l'interno con questo nastro. Quindi prendo la misura, per esempio della fiancata, taglio chiaramente con un po' più di abbondanza, e lo vado a posizionare. Se volete che aderisca meglio potete scaldarlo, altrimenti potete scaldarlo anche dopo, non ci sono assolutamente problemi. Attacca benissimo e seguirà benissimo tutte le pieghe della vostra scocca. Quindi non dovrete fare neanche fatica più di tanto per posizionarlo. Vedete, guardate come riesce a seguire le pieghe della scocca senza nessuna fatica, cioè non sto facendo nessuna fatica per posizionarlo. Quando dovete fare pieghe troppo diciamo incisive, quindi pieghe troppo grandi, lo tagliate e continuate a far seguire la forma in questo modo. Guardate anche qua, vi invito a vedere, c'è il rialzo, che vedete c'è una specie di presa d'aria qua, e nonostante ci sia il rialzo attacca perfettamente. Guardate, qua abbiamo una bombatura, riuscite a vederla dalla telecamera, non lo so, vedete c'è questa bombatura di rialzo che serve per contenere credo qualcosa dello sterzo. E niente, quando avete piazzato con l'abbondanza, vedete io ho lasciato abbondanza ovunque, quando avete piazzato non fate altro che andare con il cutter ad incidere. La fibra di vetro vi darà un po' da soffrire, ma con calma si fa tutta. Perfetto, quindi dove abbiamo rinforzato, dove ci stanno le colonnine
che reggano la carrozzeria sulla macchina, dove c'è il filtro dell'aria, dove c'è la marmitta con il collettore e nelle bandelle laterali. A questo punto non rimane che attaccare i due velcri in corrispondenza dei velcri sulla macchina. Ma questa è un'operazione che faremo da ultimo e ovviamente non ve la faccio vedere, anche perché non ci vuole granché ad attaccare due velcri. Quindi adesso pulirò il tavolo e procederò con l'adesivatura che avrà la livrea del 2021, quindi la mia livrea del 2021, con anche i nuovi sponsor. Quindi ragazzi, adesso pulisco, ci rivediamo quando la scocca sarà finita e faremo il confronto tra MP9 TKI1 e MP9 TKI2. A dopo! Eccoci ragazzi, finalmente abbiamo adesivato la nostra scocca e con l'occasione abbiamo tagliato anche una IFB 021, che è la scocca della MP10 prima versione. Infatti dovremmo averle pronte entrambe in gara, perché la scocca della MP10 non va affatto in pensione, ma anzi è quella che ci darà più sterzo e più stabilità, mentre nelle piste molto veloci utilizzeremo la scocca MP10 TKI2. Quindi ragazzi dobbiamo averle pronte entrambi. Adesso vi faccio vedere il confronto delle due scocche. Chiaramente ho oscurato i marchi che sono i miei nuovi sponsor del 2021, perché ancora nessuno dei due ha fatto l'annuncio del mio ingresso nel loro team e quindi della nostra collaborazione. Quindi ragazzi, vi lascio indovinare quali potrebbero essere i miei nuovi marchi e niente, godetevi le scocche. Vai. Belle, eh? A me piacciono tantissimo, ormai la mia grafica è la stessa da decenni veramente. Quindi niente, spero che il video vi sia piaciuto, spero che abbiate potuto trovare qualche spunto giusto che vi possa servire anche a voi nel vostro operare sulle carrozzerie, e ci vediamo al prossimo video. Ciao! No, che ciao, che ciao. Volevo dirvi ragazzi, iscrivetevi al canale, manca pochissimo ai 2000 iscritti, per me è un grandissimo risultato, sono veramente contento, quindi ragazzi, ne manca pochissimi, dai, su, uno sforzettino, via, iscrivetevi e via, non se ne parla più. Iscrivetevi, magari visto che ci siete, mettete anche un like, condividete, insomma, mettete il like alla mia pagina Facebook Fabrizio Teghesi RC, e se poi alla fine volete fare veramente l'unplane, seguitemi anche su Instagram nella mia pagina Fabrizio Teghesi _RC. Ciao!